alla fine del periodo delle frecce di colori mi chiesero dove volessi andare. Di solito accontentano, cercano di darti un contentino, insomma. E si aspettavano tutti che chiedessi il Tornado, sul Tornado andavo a menare. Io avevo già fatto il bombardiere, avrebbe avuto senso anche andare sul Tornado, no? Se non che chiesi di andare all'AWACS. Dicevo, ma ti diverti? Allora, come mi sono divertito in pattuglia, non mi divertirò mai più. Tornado mi divertirò i primi 6 mesi, poi camion con le ali, no? Adesso si incazzano quelli del Tornado. Perché dovete sapere, apriamo una parentesi, dovete sapere che c'è sempre molta rivalità e molta goliardia in aeronautica, no? Tutti contro tutti, nel senso che si arriva allora cominciano i piloti da caccia contro i piloti da trasporto, elicotteri proprio, manco sempre, piloti da caccia contro i piloti da trasporto, no? Nell'ambito dei piloti da caccia ci sono gli sceriffi, che sono gli intercettori, piccolo, gli sceriffi, e ci sono i sarchiaponi, che sono i bombardieri, no? Io ero sarchiapone. Sarchiaponi, però ci sono i bombardieri e i cognitori, noi facciamo sia bombardieri che i cognitori, quindi vabbè. A Villafranca c'erano 2 gruppi, c'era il 132 e il 28, e lì ammazzate come se piovesse, no? Chiaramente ci si pigliava per i fondelli, anche a scherzi anche pesanti, e noi dicevamo che fuori dal 28 c'era la Paluani, quando arrivavi la mattina c'era l'odore di panettone, di colomba, di cose. Il 132 c'era le porcilaie, quindi questo per dire che c'era sempre il modo per fregarsi uno con l'altro, no? Allora, perfino in pattuglia, i destri contro i sinistri, cioè, sembra incredibile, no? Però è una goliardia sana, che porta a 4 risate, che non fa altro che cementare un po' i rapporti tra i noi, no? Quindi avete capito che la goliardia, quando parlo male del Tornado, chiaramente diamo dei camionisti, perché diciamo che dovrebbero mettere la foto delle donne nude sul vetro come i camionisti, oppure la bottiglia dell'acqua minerale fuori. Ripeto, è una goliardia sana, ci si diverte. E insomma niente, chiesi di andare all'AWACS, no? Perché sapevo che non avrei avuto un gran futuro in aeronautica militare, visto come buttava. E mi mandarono a Gelsenkirchen all'AWACS e c'era stato un problema lì, perché è una storia un po' lunga, però a quel tempo, adesso non so come sia negli ultimi anni, però a quel tempo l'AWACS era un po' un refugium peccatorum per i segati, nel senso che i tenenti colonnelli, che non sarebbero mai diventati colonnelli, che insomma gli davano il contentino, li mandavano all'estero 3 anni, 4 anni a volare sull'AWACS, perché prendevano parecchi soldi. E il problema qual era stato? Che l'Italia a quei tempi, ripeto, non so adesso come siano le cose, però a quei tempi l'Italia aveva il 16% della componente 3A dell'AWACS, vale a dire che aveva l'utilizzo del 16% dell'utilizzo dell'AWACS, però aveva il 16% delle spese, il 16% del personale, eccetera. E c'erano delle posizioni che erano definite per nazione, nel senso che agli italiani spettava avere un tot numero di comandanti, tot numero di primi ufficiali, tanti istruttori, il capo del qui e il capo del... Le nostre posizioni si erano spartite tutte i tedeschi e i canadesi, no? E quindi fui mandato lì per vedere un po' come buttava, no? Infatti dopo 6 mesi mi hanno fatto subito comandante, dopo subito istruttore e subito esaminatore, e insomma abbiamo fatto venire un po' di gente tosta, abbiamo recuperato le esposizioni che ci aspettavano. C'è stato un problema però, che lì mi mandavano, ho cominciato lì veramente a incazzarmi, perché mi mandavano in missione di pace, fra virgolette, no? Sull'ex Jugoslavia, a menare i jugoslavi, no? Allora, io ho sempre pensato una cosa, no? Ho un cervello che funziona ancora, grazie a Dio, e ha sempre funzionato, e amo decidere con il mio di cervello, non con quello degli altri. Ho ben presente la Costituzione italiana. Allora, se gli jugoslavi entrano a Gorizia, vado, gli meno,
non c'è problema, ho giurato sulla Costituzione, vado di meno. Ma se noi andiamo a bombardare la Jugoslavia in missione di pace, a me non sta bene. Ah, ma tu devi obbedire agli ordini, fermi tutti. A Norimberga, i nazisti, la difesa dei nazisti era eseguivo ordini. No, eseguivo ordini, mandavi la gente nei forni, no? No, io eseguo gli ordini se sono sensati, se sono a livello etico, se sono fattibili, se no no. E quindi mi sono messo contro di brutto e nel 95 ho dato dimissione, però non ero accettato, tutta una storia. Insomma, nel 96 me ne sono andato in aviazione civile. Chiarisco che avevo 12 anni di ferma, obbligatoria perché chiaramente a copertura dei costi incorsi in addestramento devi fermare per 12 anni. Io ne ho fatti quasi 19, quindi me ne sono andato con la coscienza più che pulita, no? E sono uscito col grado di tenente colonnello, sono venuto via e sono andato in aviazione civile, ricominciando da zero. Mi hanno rimesso a destra, da copilota io ero istruttore, esaminatore sull'AWACS, sul 707, grosso, quindi niente, mi hanno messo giustamente, mi hanno messo a destra, però dopo un anno mi hanno fatto fare subito il comando, mi sono trovato giusto, ho fatto il comando e sono passato all'aviazione civile, ecco. Quindi mi sono trovato in aviazione civile su aeroplani con passeggeri dietro che non ho mai avuto e c'era tanto da imparare naturalmente, ho sempre fatto lungo raggio, quindi voli dalle 8 ore in su, ecco. Si andava ai Caraibi, eccetera. Mi ricordo una volta il primo volo che ho fatto su un 767, no? Un plano da 200 tonnellate, insomma 180, 190 tonnellate. Siamo andati a Santo Domingo, a Punta Cana, Repubblica Dominicana. E il mio istruttore, io ero a destra chiaramente, il mio istruttore a sinistra era il comandante Saletta, bravissima persona, pilota espertissimo, anziano, insomma. E, ha fatto lui la tratta fino a Santo Domingo e poi toccava a me il giorno dopo fare la tratta di ritorno, no? Decolliamo verso ovest a Santo Domingo, dovevamo virare a sinistra, a destra per tornare indietro e dirigirsi verso est per tornare in Italia, per l'Atlantico, no? Decolliamo, io sul carrello e sparo una virata a 30 gradi a destra, così, no? E lui zitto, non ha detto niente, no? Arriviamo in quota, livelliamo, e mi fa, senti, ma io ti devo dire una cosa, vedi, qua c'erano i passeggeri, quelli si piano paura. Non è che devi fare ste viratone, no, non ho capito, scusa c'hai ragione, non ho fatto niente di eccezionale, però avevo fatto la virata militare e invece dovevo cominciare a fare le virate civili e quindi niente, una storia gustosa. Tornavo indietro e basta. Lì cominciavo dopo un annetto, ho fatto il comandante e poi ho cambiato un po' di compagnie perché c'erano quelle che fallivano, succedeva un po' di tutto, no? In Italia è stato un po' un disastro. E mi sono trovato in Blu Panorama, sempre col 767,